tutti e benvenuti in un nuovo video in italiano. Come noterete dall'audio, questo video è in lo-fi, ma verrà pubblicato su questo canale principale e non su quello in lo-fi, appunto perché volevo aggiornarvi tutti dell'esito dell'operazione, ma faccio fatica a stare seduta dove ho la mia postazione principale di registrazione, quindi mi sono messa sul letto dove sto un po' più comoda. Non andrò nei dettagli dell'operazione, ovviamente, ma volevo dirvi che a livello medico è andato tutto bene e ringraziare tutte le persone che mi hanno mandato, diciamo, dei messaggi di buona guarigione, eccetera. Come vedete mi continuo a muovere perché ho ancora i punti e sono ancora un po' dolorante. Sono stata in ospedale da lunedì a venerdì e adesso è il lunedì successivo e sono a casa in convalescenza e sono un po' in ansia per il lavoro perché, come sapete, ho un po' di angoscia quando sono a casa da lavoro, cosa che non dovrei avere e su cui lavorerò sicuramente, ma anche quando ero a scuola facevo tipo pochissime assenze perché quando ero assente avevo l'ansia perché non sapevo quello che stava succedendo a scuola, quindi probabilmente è una sorta di FOMO e è anche data dal fatto che a lavoro ultimamente ci sono un po' di casini, quindi sono un po' agitata, ma mi sono sforzata di rimanere a casa perché giustamente devo prendermi dei giorni per recuperare e non è una cosa intelligente e né furba andare a lavoro con i punti e non essendo in grado di stare seduta dopo aver avuto un'operazione di 3 ore e mezza in anestesia totale. Quindi cerco di essere una persona razionale e sono a casa. Adesso capisco se riesco a tornare venerdì a lavoro, così faccio un rientro soft e mi rimetto nell'ottica, o se settimana prossima. In realtà mi hanno detto di stare a casa per 3 settimane fino alla fine di marzo, ma non penso di farcela, a meno che qualcuno non mi dà un colpo in testa. E io lo so che è un video SMR e io dovrei parlarvi di come bisogna prendersi cura di se stessi, prendersi i propri tempi, e io ancora credo in queste cose. Prendetevi i vostri tempi, cioè se io dovessi dare un consiglio a me stessa direi: stai a casa, prenditi tutti i giorni che ti hanno dato e stai quieta. Ma io cioè spesso non riusciamo a fare quello che dovremmo fare, ma mi sforzerò di farlo, quindi questo ve lo prometto, cercherò di non agitarmi, di stare a casa tutto il tempo necessario e già il fatto che sto registrando un video lo fai, dai, sono stata brava, non mi sono sforzata a stare seduta perché mi faceva male. Quindi adesso sono a casa un po' annoiata. Ho passato 5 giorni appunto nell'ospedale di Brescia perché l'ospedale della mia città c'era troppo tempo di attesa e dato che io sono di Milano ci sono state delle giornate dove i miei parenti, mio marito, non sono riusciti a venirmi a trovare
lunghissime e ho fatto di tutto, ho finalmente finito i volumi di Black Lagoon che mi mancavano per arrivare pari passo con la serie. Ho finito una fanfiction di Anne Graham lunghissima che si chiama The Shape of Me Will Always Be You, che è una fanfiction famosissima nel fandom, ma che non ero mai riuscita a finire perché secondo me è stra out of character, ma mi sono sforzata. In realtà è molto carina, è scritta bene, però non amo le fanfiction out of character, però sono finalmente riuscita a finirla. E ho rivisto il primo episodio di Junju Romantica, ho visto gli episodi di Sekaiichi Atsukoi e qualcuno sta martellando, ok? E ho visto tutta la prima stagione di The Pitt. The Pitt, ve lo consiglio. Allora, praticamente io sono venuta a conoscenza di questa serie da Tumblr, perché c'è una ship particolarmente famosa in questa nuova serie. Fatemi sapere se avete capito quale. E quindi ero già incuriosita, solo che bisognava pagare HBO per vederla, e adesso c'è questa cavolata enorme che nonostante io già paghi Amazon Prime per vedere alcune serie, inclusa The Pitt, bisogna pagare ulteriormente l'abbonamento a HBO. Quindi, dato che ero esasperata perché non sapevo più cosa fare, ho pagato il primo mese di HBO e poi ho dato subito disdetta e sono riuscita a vedermi tutta la prima serie di The Pitt. E praticamente è una serie ambientata in un pronto soccorso, quindi a Pittsburgh, quindi ve la consiglio, però se siete impressionabili no, perché c'è un sacco di sangue eccetera. E ogni puntata della serie è un'ora della giornata in questo pronto soccorso, quindi praticamente io mi sono vista tutta la prima stagione in un giorno e ho praticamente fatto un turno di lavoro in questo ospedale di Pittsburgh. E poi sono tornata a casa e sono già arrivata a pari passo con la seconda stagione e adesso devo aspettare martedì che esce il nuovo episodio. E molto bella, ve lo consiglio se non vi fa impressione il sangue, è molto molto bella. E non ho un cavolo da fare, come stavo dicendo, e quindi ieri ho iniziato e finito anche la seconda stagione del live action di One Piece, di cui vorrei parlare, ma io ho paurissima dei fan di One Piece, perché io nemmeno quando ero piccola ed ero quando ero super otaku ero una fan di One Piece. Perdonatemi, non mi è mai piaciuto, non è il mio genere e non lo so perché, cioè non mi è mai piaciuto One Piece. Ho riprovato più e più volte a rileggere, ho preso dei numeri del manga e ho deciso di provare ad appassionarmi, dato che è molto famoso, dicono tutti che è stupendo. Ci ho provato e riprovato e non sono mai riuscita, cioè non riesco ad appassionarmi, non è per niente il mio genere. E niente, però la prima stagione del live action mi era piaciuta, se devo essere sincera. La seconda stagione a me non è piaciuta, poi non lo so qual è il mio problema. Fan di One Piece, ditemi cosa ne pensate voi, ma so che siete tutti entusiasti di questo live action, quindi sono io che ho probabilmente un problema con One Piece. Però a parte l'episodio della balena, non sto facendo spoiler, l'episodio della balena e quello di Chopper, sappiamo tutti, cioè sapevamo già tutti che ci sarebbe stato Chopper, quindi non è uno spoiler. Gli altri li ho trovati noiosi, lenti e ripetitivi.
però penso che sia proprio un problema dei gusti, nel senso che non amo One Piece. E quindi se non mi avete già tolto l'iscrizione, chiedo a tutti i fan di One Piece di illuminarmi e di darmi qualche consiglio per riuscire a godermi questo manga in modo più sereno, perché non sono mai riuscita ad apprezzarlo come probabilmente si merita, perché se una serie è così famosa e così apprezzata, sicuramente bellissima. E quindi mi urta proprio il sistema nervoso il fatto che non mi sia mai piaciuto One Piece. E, e niente, questo voleva essere un video abbastanza breve per aggiornarvi e per lasciarvi appunto qualcosa da vedere ed ascoltare anche questo giovedì, e spero di rivedervi settimana prossima e di stare meglio.